Buonasera e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Vedete pochissimi ingredienti questa sera perché sto facendo la prima preparazione per fare, indovinate cosa? I tortellini, le tortellane fatti a mano. A mano? E A fatti da te? mano, fatti da me, sfoglia compresa, ripieno compreso e via. Ma che brava, A Tavola con Ah Silvia. no? Mica Ci che... stiamo specializzando. Tu puoi andare a Masterchef. No, no, assolutamente, anche perché se no io li dico subito con qualcuno. Allora, questo è il lombo di maiale, no? Le famose bistecche di lombo di maiale. Quelle che non sanno di niente. Quelle no, non sanno di niente, no, diciamo che rimangono piuttosto stoppacciose, no? Allora, sono 600 grammi, questa ricetta è per circa 8 persone, va bene? Quindi le dosi che vi do sono per circa 8 persone, 8-10 persone, dipende da quanto mangiano le persone. Togliamo i grassini, perché i grassini Non ci interessano. non ci interessano, anche perché ci saranno talmente tanti grassini qua dentro che... ok? E facciamo a pezzetti il lombo, a pezzetti come volete, non c'è bisogno di una mitratura particolare, una quadratura del cerchio. Ok, questi sono due filettini belli, li lasciamo così. Dicevamo sono 600 grammi di lombo. E anticipaci. Incipi. Questi tortellini poi come li farai? Come li farò? Col sugo? In brodo? Guarda, io credo che ne verranno talmente tanti, perché voi Che dovete li potremmo sapere, fare in tutti i modi. voi dovete sapere che mentre a tavola con Andrea misurava le dosi del lombo, che io facevo il tiramisù, faceva, vabbè sì, ma mettiamone ancora, ma tanto se avanza ce lo mangiamo. Io? No? Ero No, io? forse ti sbagli con qualcun altro. Ok. Vabbè, comunque in ogni caso, ragazzi. Allora, questo è il lombo e l'abbiamo fatto a pezzetti. Ora, come vedete qui, io ho una miscela di pepe, aglio in polvere, spezie miste, dove c'è cannella, noce moscata, un chiolo di garofano tritato e sale grosso. Grosso? Grosso, esattamente. Adesso io mescolo il tutto. Come mai il grosso? Il grosso, ci serve il grosso. Mescolo il tutto, senti che profumo. Mescolo il tutto. Prendo il piattino dove prima era messo il lombo. Metto un goccino d'olio in maniera che così il sale viene tutto attecchito dalla carne insieme alle spezie. Le mescolo in questo modo. Poi copro con una pellicola e lascio il tutto in frigorifero per un giorno e mezzo. Ecco perché sto preparando questa sera, perché poi io domenica farò i tortellini. Quindi non si mangiano adesso. Ma che te mangi adesso? Ma a parte sono le 11:30 di sera, Ma loro che non lo te sanno mangi che adesso? nostri. Va bene, allora mi raccomando, poi tutte queste spezie che noi abbiamo messo andranno sciacquate dal lombo che si è insaporito e tutto quanto, e poi andranno cotte, ok? Quindi ci vediamo tra un giorno e mezzo. Ci vediamo tra un giorno e mezzo con il lombo da cuocere e tutti gli altri ingredienti. Fra un giorno e mezzo. Fra un giorno e mezzo. Buongiorno, come vedete la marinatura del lombo di maiale è avvenuta. Vedete il liquido? Eccolo qua. Scusate, allora sono un pochino raffreddata, perdonatemi. Parlo a bassa voce perché dormono tutti e quindi di conseguenza adesso andiamo a lavare la carne, la andiamo a lavare e poi la mettiamo dentro un tegame con un pochino di olio e un pochino di vino rosso, possibilmente mezzo bicchiere più o meno, ok? La facciamo stracuocere, quindi mezzo bicchiere di vino rosso, poi aggiungiamo dell'acqua,
o del brodo se volete, ma io vi consiglio l'acqua perché comunque questa è una carne che è stata già salata ed è stata sotto sale per 2 giorni, quindi è bella saporita di suo, il brodo non serve. Dicevo, vino rosso, acqua e un goccino d'olio, non di più, ok? Le spezie le abbiamo già tutte, anche se adesso noi le togliamo, la carne è già insaporita di suo. Ci vediamo a lombo cotto e a tutti gli ingredienti sul tavolo. Intanto io che cuocio il lombo faccio anche la sfoglia. A dopo! Allora, adesso vi presento gli altri ingredienti. Qui abbiamo 600 g di mortadella, mi raccomando quella proprio buona buona buona, la più buona che ci sia. Come vedete questa è quella enorme, è uno spicchio di quella enorme, grossa così. Poi abbiamo 600 g di prosciutto crudo. Badate bene, potete dimezzare le dosi tranquillamente. Io, visto che ho le mani in pasta, preferisco farne grandi quantità, tanto poi li congelo e li mangiamo successivamente. Poi noi siamo sempre in tanti, quindi... Noi minimo siamo in 6, minimo, quando va bene, se no siamo in 7, in 8, in 10, siamo tanti. Allora, dicevamo, 600 di mortadella, 600 di prosciutto crudo di Parma, mi raccomando sia di Parma. Poi abbiamo qua 600 grammi di parmigiano reggiano invecchiato 36 mesi, ed è importante la stagionatura, mi raccomando, e 6 uova per l'impasto. Quindi tutto 6. Tutto 6. Allora, il lombo intanto si sta cucinando con il vino rosso e un goccino d'acqua, come vi avevo detto prima. Lo sto facendo in pentola a pressione, quindi mi sarà molto più semplice poi dopo ridurlo a stracotto e poi macinarlo, va bene? Andremo a macinare il prosciutto finissimo insieme al lombo, insieme alla mortadella, e poi ci rivediamo qua per fare l'impasto, va bene? Ci vediamo tra un po'. Allora ragazzi, è successo un qui pro quo. Io non avevo un lombo intero e ho usato le bistecche di lombo. Cosa è successo? Che salando i pezzi di bistecca di lombo, il lombo è venuto troppo salato, quindi ho dovuto ricomprare un lombo. Non vi sto a fare il video perché insomma ho comprato un lombo intero, l'ho salato di nuovo, ho dovuto rimandare i tortellini, sono 4 giorni che siamo appresso a questi tortellini, e poi l'ho cotto nella pentola a pressione fin tanto che la spiegazione è quella che vi avevo dato prima. Praticamente voi fate un battuto di sale, spezie, lo lasciate per 1 giorno e mezzo, 2 giorni nel frigo coperto, in maniera che esce fuori l'acqua e si insaporisce la carne. Dopodiché lo lavate molto bene, ma proprio bene bene bene, lo cuocete senza sale, senza niente, solo con un goccino d'olio, un goccino di vino, un goccino d'acqua dentro la pentola a pressione, fino a che la carne non si sbriciola, va bene? Detto questo, poi lo macinate insieme al prosciutto crudo, insieme alla mortadella, le dosi ve le avevo dette prima, al parmigiano reggiano e alle uova. Fate un impasto e questo adesso è pronto. Lo metto a riposare nel frigo fin tanto che le sfoglie non sono pronte, quindi lo copro con una pellicola e lo metto a riposare nel frigo. Ci vediamo dopo a sfoglie fatte. Allora, abbiamo steso la sfoglia. Il segreto è questo: ci si deve vedere la mano attraverso, vedete? Deve essere fina in questo modo. Si vede. Si vede, ha voglia se si vede. Tirarla più di così sparisce. Allora, come misura per fare i tortellini dovete prendere la larghezza del mattarello più o meno, diciamo la larghezza del mattarello più mezzo centimetro, ok? Quindi prendete, ripeto, come misura questa e fate delle strisce. Prova a spostare
spostarmi così vedete meglio le misure. Ok, ci vediamo una volta fatta. Esatto, a strisce avvenute. A strisce fatte. Eccoci qui. Questi sono i primi pargoletti, perché a tavola con Silvia li sta trattando come dei bambini piccoli, perché beh, sono delle certo. piccole creature. Certo. No, è una soddisfazione enorme, sia per me aver assistito a questo parto. Sono diventato papà di tortellini. No, sono bellissimi, per carità avranno tante imperfezioni, Ma certo che ce l'hanno le però imperfezioni. è una soddisfazione averli fatti in casa. Nessuno pretende assolutamente di essere un cuoco provetto, non No. sono mica barbieri, cioè ci mancherebbe altro. Barbieri li ha fatti in maniera divina l'altra sera. Beh. I nostri non saranno divini, però sicuramente saranno buoni. Beh, un po' di vino c'è. Sì. Mamma, le battute di A Tavola con Silvia, le perle di saggezza. Ok. Ecco, ok. E adesso noi andremo a fare tutti questi. Noi. Noi perché Noi. io con il pensiero l'aiuto. Certo, noi. La sento È il molto noi vicina. che, sì. E ci vediamo A tortellini pronti, cioè tra 4 ore più o meno. a tortellini. Guardate quanti sono. Guardate. Sì, c'è un'altra soglia da tirare, ragazzi. Cioè, ho esagerato proprio Sì, con, le, sì. con le dosi Ci decisamente. toccherà mangiare 4-5 etti di tortellini a testa. Non oggi. piangere, eh? No, No. ci vediamo dopo. Ciao. Noi vorremmo però assistere alla creazione di un tortellino. Anche perché nella gioia di far vedere tutta questa... ci siamo dimenticati di far vedere come si fa. Allora, mettete una pallina con le mani, una pallina di impasto, piegate a triangolino, pigiate in questo modo. Ok? Poi pinzate gli angoletti e voilà. Il gioco è fatto. Ok, ve ne faccio vedere un altro, Sì. Così siamo Però più devi andare tranquilli. più lentamente perché è come il gioco di magia, non... Un gioco di magia. Sì, Faccio il mago adesso. sì. Va bene. Allora, pallina d'impasto. Facciamo il triangolino. Schiacciamo tutto. Schiacciamo gli angoletti. Pinziamo così. E voilà. E voilà! Bravissima. Carini, Adesso ci vediamo dopo. Comunque non so proprio tortellini, ini, perché No. le mie dita non consentono. Sono tortelletti. Ok. I tortelletti di A Tavola con I Silvia. tortellini sono un po' più piccini, ragazzi. Questi sono un incrocio tra tortelli e tortellini. Ci vediamo più tardi. dopo. Eccoli, sono pronti. Sono pronti, che fatica, però che soddisfazione. Guardate che spettacolo. Sì, qualcuno è venuto male, ovviamente, perché sono fatti a mano. Se erano fatti con lo stampino venivano bene. E niente, che dire. Ci vediamo a tavola. Ci vediamo a tortellini cotti e conditi. Come li facciamo? Abbiamo detto? Burro e parmigiano. Burro e parmigiano. Stavolta burro e parmigiano. Abbiamo già pronte altre ricette per, Certamente. per i prossimi tortellini. Ok, A più tardi. ciao. Eccoci qua. Sono pronti. Pronti per essere assaggiati. Indovinate infatti- un po' chi farà il sacrificio. Tan, 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 tan. Andiamo ad assaggiarne uno. Guardate, nessuno si è rotto. È andata bene. È bellissimo, guardate. E adesso non c'è più. Allora, si sono leggermente modificati nell'aspetto. Per quale motivo? Perché io l'ho fatti freschi, cioè erano freschi e l'ho messi dentro all'acqua bollente. Voi fate una bella cosa, li fate e li mettete ad asciugare un pochino, diciamo una mezz'oretta con un po' di semola, in maniera che così si asciugano prima di farina di semola, e poi li cuocete, vi rimangono un pochino più belli, tra virgolette, ok? Sì.
Signori, buon appetito a tutti. Alla prossima Ma ricetta. non ci hai detto come sono? Eccezionali. Ah, beh, allora. Eccezionali. Alla prossima. Ciao! Ciao.